Bene, eccoci finalmente sul campo e operativi. Dunque, io sono stato in tanti posti, sono stato nel nord Europa, sono stato negli Stati Uniti, sono stato nei Caraibi, ho fotografato in vari posti del mondo. Però quando voglio fare delle fotografie per me stesso, libero magari da una commessa, da un lavoro, da qualunque cosa, da qualunque altro impegno, vengo in una di queste spiagge. Questi sono luoghi che conosco molto bene, sono luoghi in cui mi posso muovere tra il familiare e il non familiare, nel senso che trovo subito le occasioni che vado ricercando per le fotografie che ho in testa, che ho in mente, però nello stesso tempo, proprio per la conoscenza dei luoghi e proprio perché risparmio quel tempo nel cercare le situazioni, posso muovermi e sperimentare. Questo è un consiglio che secondo me è un consiglio fondamentale che posso dare a tutti voi. Trovate un posto vicino casa vostra, un bel posto, bene o male l'Italia è piena di bei posti, trovate un posto bello in cui andare a fare la vostra fotografia, in cui andare a sperimentare, in cui andare e potersi muovere tra il familiare e il non familiare, come vi ho detto prima. Dunque, qui siamo in una spiaggia a nord della città di Latina, in località Corcaldara. La scena che vedo è una scena tutto sommato abbastanza monocromatica, nel senso che c'è poco contrasto perché abbiamo una situazione di luce in diretta. Dopo vedremo che cos'è la luce in diretta, ovvero sia il sole, non c'è una fonte di luce che illumina direttamente la scena, quindi abbiamo poco contrasto. Se io scattassi adesso una fotografia, ecco, vedete, verrebbe piuttosto, a parte la striscia del cielo, verrebbe piuttosto poco contrastata, perché c'è poco contrasto. Il contrasto in una fotografia, sapete, è dato dal rapporto tra le zone scure e le zone chiare. Quindi dovrò cercare in questa scena, così monocromatica, così piatta dal punto di vista del contrasto, qualcosa che mi ridia questo contrasto, che mi renda questo contrasto. E credo di averlo trovato. Voglio fare uno scatto di test, vediamo un po'. È confermato quello che dicevo prima, la scena è poco contrastata, però credo di aver trovato l'elemento che mi renderà indietro questo contrasto. Utilizzerò la schiuma delle onde è chiara e quindi sarà un buon elemento che mi darà questo contrasto. Dunque, naturalmente queste sono fotografie per cui abbiamo bisogno di un cavalletto, di un treppiede robusto. Ci sono in commercio tantissime tipologie di treppiedi, questo è un treppiede in carbonio. La cosa che posso raccomandarvi è che sia intanto stabile e che poi non abbia le gambe collegate tra di esse, abbia la possibilità di allargare le gambe all'occorrenza anche a 180 gradi. Questo ci permetterà di posizionarci, se lo vogliamo, molto bassi rispetto alla posizione del terreno. Per quanto riguarda la fotocamera, sto usando una 5D Mark II, una vecchia e fida 5D Mark II, che preferisco utilizzare quando vado in questi luoghi in cui c'è molto aerosol, c'è molta sospensione, acqua in sospensione sotto forma di vapore. L'obiettivo che sto utilizzando è il Canon 16-35, il 16-35 o il 17-40 sono obiettivi tuttofare, obiettivi molto adatti per questo genere di fotografia, ci permettono di avere un campo abbastanza ampio e nello stesso tempo di poterlo anche stringere se vogliamo ottenere un po' più di dettaglio.
Ok, adesso siamo operativi, abbiamo fatto il nostro scatto, ho visto che la zona offre delle potenzialità e possiamo cominciare a fare le nostre fotografie. Per cui quello che devo cercare di fare è interagire con il movimento delle onde. In realtà questo è una cosa molto bella, perché si tratta in sostanza di interagire con l'ambiente e interagendo con le onde, in realtà io sto agendo con due delle forze più grandi che ci sono in natura, praticamente, che sono la forza di gravità e la forza cinetica, perché le onde in pratica quando sono montanti, cioè quando arrivano, sono portate dall'energia della stessa onda, che è l'energia cinetica. Quando invece c'è il riflusso all'indietro, l'energia cinetica è terminata e è sopravvenuta la forza gravitazionale. Sfruttando questi due tipi di forze posso ottenere delle fotografie, vedrete, completamente diverse. Vediamo di fare qualche tentativo. Ecco, questa mi sembra una buona inquadratura. Controllate che l'orizzonte sia in ordine. Direi che il tempo ho scattato con un tempo di un ventesimo di secondo e di un diaframma di 22. Il tempo è troppo lungo, è troppo corto, scusate, devo cercare di allungare questo tempo, però la luminosità è salita, per cui ho soltanto una possibilità: utilizzare dei filtri. Intanto lasciatemi utilizzare questo altro elemento di attrezzatura, un comando a distanza. Questo è un comando a distanza a onde radio, ne porto sempre con me anche uno a filo, perché sono sempre strumenti elettronici, non si sa quello che può succedere. Questo sicuramente non si romperà mai, quindi vediamo di collegare. Vediamo di collegare qui il telecomando. Lo accendiamo. Facciamo un test. Ecco, non funziona. Ok. Come vi dicevo, mi sono accorto che i tempi sono troppo brevi. Scattare con un tempo di un ventesimo di secondo non mi dà il risultato che volevo raggiungere, per cui a questo punto ho solamente una possibilità, e cioè utilizzare dei filtri, in particolare i filtri ND. I filtri ND sono dei filtri che tagliano tutte le frequenze luminose, hanno diverse gradazioni, tagliano praticamente la luce che arriva sul sensore, hanno delle diverse gradazioni, si identificano grazie a un numero, e questo numero ci indica il numero di stop che il filtro taglia praticamente. Per esempio l'ND64 taglia 5 stop, questo il 32 ne taglia 4 e il 16 ne taglia 3. Comincerò con l'ND64, vediamo un po' che tipo di risultati otterremo. Tolgo il filtro UV per evitare vignettature, cioè per evitare cadute di luce ai bordi.
Ricordatevi anche una cosa molto importante soprattutto in queste situazioni, cioè di pulire molto spesso la lente, perché c'è parecchio aerosol, come ho detto prima, in sospensione, e quindi noi magari potremmo anche non vederla, però le fotografie potrebbero venire inficiate. Quindi d'accordo, la lente è pulita, il filtro pure. Ok. Questa è una cosa che non dovrebbe succedere, questo è inservibile, perché ci potrebbe essere andata della sabbia, quindi è meglio che lo sostituisco. E lo sostituisco con una cosa artigianale, una maglietta, un pezzo di maglietta di cotone tagliata, che in queste situazioni è molto utile. Ok, proviamo adesso. In questo caso l'esposizione è scesa a 2 secondi. Proviamo. Niente male. Comincia a funzionare. Tiro fuori la mia arma segreta. Questo è un viewfinder. Mi aiuta a vedere i risultati in maniera più ottimale e soprattutto a controllare gli angoli della fotografia, perché moltiplica praticamente per 3 quello che vedo e quindi mi permette di fare una regolazione di fino. Non male. In queste situazioni potremmo scattare 100 fotografie e avremo 100 fotografie diverse, perché naturalmente ogni onda è diversa dall'altra. A questo punto potrei cominciare a giocare con le onde, quindi onda montante, questa è l'onda montante, aspettiamo un'onda che rifluisca meglio. Tipo questa, o meglio ancora questa. Questa mi sembra buona. Bene, a questo punto il posto mi offre delle potenzialità. Queste rocce così, questa è una località in cui le rocce sono di argilla praticamente, perché è una zona molto argillosa e c'è anche dell'acqua solfurea, è una solfatara appunto, e quindi il colore giallastro di queste rocce è molto bello, ma in questa posizione non riesco a renderlo, quindi forse sarà il caso di trovare un'angolazione diversa, perché le potenzialità del luogo ci sono.